Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto con l'Inter prolungando fino al 2025, una notizia che era nell'aria da tempo visto che tutto nasce già ad Istanbul, quindi a giugno e durante l'estate poi è stato tutto confermato anche dalla gente. Finalmente però è ufficiale con l'annuncio dell'Inter. Come capita spesso in casa Inter, è un altro tema che un po' divide, anche se credo che soprattutto dopo la finale di Champions League oggi siano molti di più quelli che sono contenti del rinnovo e della conferma di Inzaghi piuttosto che quelli contrari. Oggi voglio portarvi una mia analisi completa sul rinnovo di Inzaghi per fare un punto oggi, quindi nel momento del rinnovo, con alcune considerazioni legate a tutta la sua esperienza nerazzurra dunque e soprattutto rispondere anche ad alcuni interrogativi, alcune considerazioni molto interessanti che sono arrivate dalla community di Passione Inter durante la nostra ultima diretta e anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Voglio dare ampio spazio alla voce della community con un ragionamento il più completo possibile. E allora, ben ritrovati e ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale con il click sul tasto iscriviti subito. Ne approfitto anche per ringraziarvi per le tante visualizzazioni del grandissimo supporto di questi giorni, fondamentale per noi, quindi grazie davvero ad ognuno di voi. Partiamo da una domanda fondamentale, dalla domanda fondamentale anzi, è giusto rinnovare il contratto e la fiducia a Simone Inzaghi in questo momento? Vi dico la mia, io dico sì. Sì, perché metto sul bilancio i risultati sportivi ed economici raggiunti e sappiamo quanto sono importanti anche i risultati economici per questo momento storico dell'Inter, il percorso che l'allenatore ha fatto, i margini di crescita che questo allenatore ha. Dall'altro lato ci metto ovviamente anche i difetti che presenta, perché non è esente da difetti, gli errori che sono stati commessi, alcuni errori che sono stati commessi, i successi mancati con lo scudetto soprattutto che gli viene molto criticato da parte dei contrari. Ecco, tutto insieme mi porta a dire che Inzaghi è un allenatore giusto per il momento storico che l'Inter sta vivendo. Questo è il mio personale punto di partenza. Adesso andiamo ancora un po' di più in profondità. La prima obiezione, chiamiamola così, che ho visto fare in queste ore attorno al tema del rinnovo di Inzaghi è stata: va bene continuare con Inzaghi, ma ha senso rinnovargli oggi il contratto prolungando fino al 2025? Soprattutto questo credo perché sia ancora un po' calda la scottatura del caso Spalletti, a cui era stato rinnovato il contratto per poi esonerarlo e puntare su Conte. Un'obiezione, quindi una preoccupazione da parte dei tifosi che comprendo, a cui rispondo mettendo sul piatto una serie di riflessioni. Intanto, per il momento, a meno di clamorosi colpi di scena, non vedo all'orizzonte la possibilità di un esonero di Inzaghi per puntare su un allenatore ancora più di nome, ancora più forte, come era accaduto con Conte. Ma poi, soprattutto, il rinnovo oggi secondo me certifica ancora una volta come si è passati dalle turbolenze della scorsa stagione ad accettare ora di condividere un nuovo percorso insieme dirigenza e allenatore. Il mercato dell'ultima estate, da quello che emerge, è stato portato avanti in grande collaborazione tra le parti e la rosa che è stata allestita quindi con questo mercato ha visto cambiare tanti elementi pesanti in termini di, diciamo, sia tecnici assolutamente, ma anche in termini di leadership, dando quindi alla fine per me un'altra svolta in direzione di Inzaghi. Il rinnovo quindi credo sia oggi l'ultimo tassello per completare questo percorso, l'ultimo punto che dice si riparte, questo è il progetto tecnico, la dirigenza, tra l'altro anche la dirigenza scadenza 2025, Simone Inzaghi è l'allenatore e ha la nostra grande fiducia e il nostro grande sostegno. Questo secondo me anche perché la finale di Champions League ha cambiato inevitabilmente lo status dell'allenatore Inzaghi con due implicazioni. La prima, maggior peso decisionale e fiducia interna a partire dal presidente Zhang che ha avuto un peso rilevante in questa decisione. La seconda, arrivare vicini alla scadenza del contratto può avere anche un effetto boomerang, nel senso che noi diciamo, in tanti dicono aspettiamo a rinnovare il contratto perché se poi le cose vanno male almeno non siamo vincolati troppo a lungo, ma già oggi il palcoscenico della Champions League ha attirato le attenzioni di tanti club, la scuola di allenatori italiani
piace molto, e quindi i club più ricchi un pensierino su Inzaghi ce lo fanno e lo stanno facendo. Se le cose poi cominciano ad andare particolarmente bene, Inzaghi cresce ancora, chi lo dice che poi Inzaghi vorrà rinnovare e non andarsene al termine di questa stagione con il contratto in scadenza? Detto che poi storicamente anche Marotta, per scelta strategica, tecnica e dirigenziale, non inizia di fatto le stagioni con l'allenatore in scadenza. C'è poi il tema dell'ingaggio. Dovrebbe guadagnare, secondo indiscrezioni, circa 5,5 milioni di euro più bonus. Sarà il terzo allenatore più pagato di questa Serie A dopo Mourinho ed Allegri. È una cifra sicuramente elevata. Se penso che Sarri guadagna meno, ecco, Inzaghi in carriera per ora ha conquistato e ottenuto meno di Maurizio Sarri, ma qui per me bisogna considerare il tema della responsabilità. Per me l'essere responsabili di qualcosa, in questo caso della guida tecnica di una squadra come l'Inter, che è nella top 10 per ranking europeo e ha ambizioni di un certo livello, è una responsabilità non da poco. E la responsabilità per me è un'altra componente che va valutata, va pesata e dunque pagata nel lavoro di un professionista. Vi do un paio anche di numeri della gestione Inzaghi. Intanto, dovesse arrivare fino alla fine del contratto, solo lui e Mancini hanno vissuto 4 stagioni sulla panchina dell'Inter nella storia recente nerazzurra, e Mancini, curiosità, sperando che porti bene, ha vinto il primo scudetto sul campo alla terza stagione interista che Inzaghi vive quest'anno, ed era dai tempi di Mancini appunto che un allenatore non iniziava la terza stagione alla guida dell'Inter. A livello di punti conquistati è il terzo allenatore per punti medi, diciamo per media punti a partita in nerazzurro. Il primo è Mourinho, mi sembra, con 2,18 punti per partita, con una settantina di panchine. Il secondo era Conte con 2,11 punti e aveva più o meno lo stesso numero di partite di Conte. Inzaghi è terzo con 2,09 punti per partita, ma giocando molte partite in più, sopra le 110, una cinquantina di partite in più, e non è semplice mantenere una media più alta su un numero più ampio di partite. Più dietro ci sono Mancini, che ne aveva ancora di più, e Hector Cooper. Quindi ha ottenuto dei risultati sportivi importanti: 2 trofei, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana, ha riportato l'Inter, intanto l'ha confermata in Champions League, che era la prima cosa che gli era stata richiesta all'inizio, poi l'ha riportata nella fase finale della Champions League, e proprio in finale, una finale che ha permesso di avere dei risultati economici molto rilevanti, come dicevo, ma anche degli effetti secondari che non credo siano pochi. Un giocatore come Pavard, per esempio, ma anche come Thuram, secondo me lo prendi grazie anche allo status che hai dopo una finale di Champions e il tipo di gioco che questo allenatore ti porta. Un gioco che per larghi tratti è stato il migliore, definito da molti, che abbiamo visto nella storia recente nell'azzurra. Di sicuro ci sono state delle flessioni e dei passi indietro in alcuni momenti, ma in generale l'Inter oggi fa un gioco che piace e che valorizza anche diversi calciatori. Il nuovo Çalhanoğlu, un Lautaro sempre in crescita, sta completando la formazione di Bastoni che era iniziata prima, adesso si sta completando. Su Di Marco per me c'è tanto merito anche della nazionale, ma oggi è uno dei migliori laterali in circolazione a livello offensivo. In generale leggevo anche su Transfermarkt, l'Inter è una delle squadre che sta valorizzando di più anche il valore di mercato dei propri giocatori, e anche questo non va sottovalutato. Dall'altro lato non è un allenatore esente da difetti, come dicevo anche prima. Al di là del discorso che si fa spesso sui cambi, sulla gestione della partita in corso che fa discutere, è oggettivamente bravissimo Inzaghi nel preparare le partite, soprattutto in gara secca. Più di qualche critica sulla gestione in corso l'abbiamo fatta. A livello comunicativo è aziendalista e forse il suo modo pacato piace anche in dirigenza per questo, ma in alcuni momenti, soprattutto della passata stagione, per me non aveva dimostrato dei passi in avanti che magari ci potevamo aspettare anche sotto questo aspetto. Non condivido francamente delle critiche su alcuni acquisti sbagliati, nel senso che secondo me per definizione l'allenatore deve allenare ciò che la dirigenza mette a disposizione, quindi deve dare delle indicazioni sulle caratteristiche che servono per il suo gioco, e poi devono essere dirigenti però ad avere una visione più strategica d'insieme. Mentre due critiche che condivido sono sul tema della personalità nel gestire uno spogliatoio ingombrante, cosa che per me lo ha visto un po' in difficoltà, ma questa rivoluzione estiva può averlo agevolato molto. E poi ovviamente il tema dello scudetto, la gestione di una lunga stagione, anche nell'integrare più giocatori della rosa, i ricambi e tenerli tutti sul pezzo, è una cosa condivisibile per quello che abbiamo visto fino ad ora. Ed è stato
diciamo al centro di un grande dibattito della scorsa stagione, tra le più grandi critiche che gli sono state mosse in queste ultime 2 stagioni. Qualcuno, a proposito di commenti alla community, mi faceva giustamente notare, son d'accordo, che, mi son salvato il commento, era vabbè, mi si diceva che, ad un certo punto della passata stagione anch'io personalmente davo per certo o quasi l'esonero di Inzaghi. Ed è vero, me lo ricordo bene, ci sono stati anzi 2 momenti che mi hanno portato, per sensazione e per le notizie che avevamo, a pensare ad un esonero certo di Inzaghi al termine della stagione. Non ho mai creduto realmente e concretamente alla possibilità di un esonero a stagione in corso. E tornassi indietro, probabilmente non cambierei nemmeno una parola di quello che ho detto o dei ragionamenti che ho fatto, perché anch'io in quel momento facevo fatica a capire determinate cose che stavano succedendo, determinate dinamiche, e soprattutto poi sono successe dopo delle cose che hanno cambiato gli eventi e quindi il finale. E siccome io credo che il mio compito sia quello di fare analisi facendo cronaca degli eventi e non prevedere il futuro, io ho analizzato quei momenti con delle considerazioni sull'allenatore che all'inizio sembrava aver perso la fiducia praticamente subito o quasi da parte della dirigenza innanzitutto, e questo è un tema importante, e ricorderemo anche le stoccate mediatiche, tra l'altro lo stesso Marotta, botta e risposta, aveva detto pubblicamente di aver bastonato mediaticamente a parole Inzaghi, e sembrava aver perso anche un po' il punto con lo spogliatoio, e c'erano anche delle difficoltà ad uscire da un periodo così. Si erano rivisti in generale degli errori che erano stati commessi ed erano stati criticati già nella prima stagione. Quindi il periodo di Roma e Udinese in particolare, ricordo che si erano visti dei passi indietro piuttosto che dei passi in avanti, inevitabile a quel punto poter pensare a qualcosa in ottica futura. Nella seconda parte di stagione invece lo stesso si sono rivisti di nuovo dei problemi, pur con le attenuanti che io ho sempre dato di alcuni infortuni pesanti e di alcuni casi aperti. Sembrava esserci comunque una scollatura forte anche con lo spogliatoio, la dirigenza sembrava si stesse muovendo concretamente, tutti gli indizi facevano pensare a quel punto ad un possibile cambio di allenatore a fine stagione, a meno di exploit clamorosi. Il cambiamento quindi a fine stagione per me è stata un'opportunità valutata, ma poi le cose sono cambiate. Inzaghi è cambiato, ha iniziato anche ad alternare di più i giocatori, a ritrovare degli elementi importanti per il suo gioco, la rosa. I risultati sono tornati alla sua parte con la qualificazione alla Champions, la finale di Champions raggiunta, che ha tutta una serie di ricadute positive, e non è da escludere tra l'altro che avesse vinto la Champions, non so se magari Inzaghi avrebbe pensato anche di andarsene, non lo sappiamo, però non lo escluderei al 2000%. Comunque dirigenti e allenatore ritrovano una sintonia, per me anche sulla base di una spinta forte da parte del presidente Zhang, e si arriva quindi ad un compromesso per cui si è fatto un giro immenso per poi ritrovarsi con un ruolo di Inzaghi più centrale, che lo porta ad avere anche più voce in capitolo nella costruzione di una nuova squadra in termini tecnici e di gruppo, e un maggior sostegno da parte della dirigenza. L'Inter più inzaghiana di sempre oggi questa, secondo me, l'ho detto e lo ribadisco, perché si fa una piazza pulita del blocco precedente, Jandanovic, Skriniar, Perisic, Dzeko in 2 anni, fuori tutto un blocco con D'Ambrosio e gli altri, D'Ambrosio per carità, senza nulla togliere, però si cambia proprio un gruppo, si apre un altro ciclo con una leadership nuova assegnata ai bastoni, Barella, Lautaro. Çalhanoğlu, secondo me, diventa sempre più un elemento centrale e segna un po' il volto di questa Inter, sia in termini di come cambia il centrocampo con lui al posto di Brozovic, e anche il feeling con la tifoseria, e il fatto che poi sia stato investito del ruolo di rigorista di quest'Inter, per me è un altro riconoscimento del suo ruolo nell'Inter. Anche Klaassen, come ultimo colpo al posto del centrocampista fisico, è un altro tassello in direzione del gioco di Inzaghi. Ora, l'ultima domanda che mi è stata fatta è: se per il terzo anno non dovesse arrivare lo scudetto, come si valuterebbe poi Inzaghi? Il presupposto da cui nasce questa domanda è che l'Inter debba essere obbligata a vincere lo scudetto, cosa che per me invece non è, perché l'Inter è una candidata, è una squadra forte, ha gli strumenti per lottare per lo scudetto e far bene anche in Champions, ma non è obbligata a vincere lo scudetto, almeno secondo me. Io valuterò la stagione di Inzaghi sulla base dei miglioramenti che porterà rispetto anche alle sue caratteristiche, al suo percorso personale, miglioramenti che comunque, anche se non sono stati totali, nei 2 anni per me ci sono stati. Poi, chiaro che i risultati saranno anche determinanti, perché se cresci ma vai fuori dalla Champions è un disastro. Però lottare fino all'ultimo per lo scudetto si può, me lo aspetto,
e se lo scudetto poi malauguratamente non dovesse arrivare, valuterò comunque il percorso. Fiducia quindi in Inzaghi, giusto per me rinnovare il contratto. Allo stesso tempo ribadisco quello che ho detto in estate: questa squadra è forte, quindi io all'allenatore oggi l'alibi del mercato in ritardo, dei cambi di programma d'estate in corso, non regge nel caso in cui dovesse giustificare poi una cattiva stagione. Questo alibi non lo do. Fa parte, questo, anche delle responsabilità che citavo più sopra. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi della mia analisi. Vi lascio, leggerò poi i vostri commenti in diretta alle 19:30 per approfondire ulteriormente. Vi lascio anche con una domanda. Sono curioso di sapere da parte vostra, allo stato attuale, tra i vari allenatori italiani in circolazione, da Ancelotti, Allegri, Sarri, De Zerbi, Mancini, tutti gli altri, Inzaghi in che posizione lo mettete nella vostra classifica dei migliori allenatori italiani? Sono curioso di saperlo, leggerò i vostri commenti. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter per approfondire ulteriormente, www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community di sostenitori del progetto. Vi lascio con un altro episodio, un altro approfondimento da non perdere, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube invece dovete cliccare qui.